e bentornati a tutti di nuovo. Oggi faremo un dolce che ha avuto la sua più grande notorietà grazie a un'opera letteraria famosissima in tutto il mondo. Però di questa ne parleremo dopo. Quindi adesso noi ci vediamo gli ingredienti e la ricetta per fare delle deliziose madeleine. E per chi mi viene a trovare oggi per la prima volta, vorrei consigliargli di iscriversi al canale, cliccare la campanella lì sotto così rimarrete aggiornati sulle mie prossime video e noi ci vediamo dopo per parlare di questo delizioso dolce. Fondete il burro a fuoco bassissimo o meglio ancora a bagnomaria. In una grande ciotola mescolate 2 uova e lo zucchero. Aggiungete poi il lievito setacciato, la farina setacciata e un pizzico di sale e mescolate il tutto. Quando è tutto ben amalgamato, aggiungete il burro fuso a filo e mescolate. Ora mettete gli aromi, cominciando con quello alle mandorle, la buccia di limone grattugiata, e il latte e mescolate il tutto. Prendete lo stampo delle madeleine e mettete un cucchiaio scarso per ogni forma. Battete leggermente per spianare l'impasto e poi in forno. Potete godervi ora con una buona tazza di tè le vostre madeleine. Buona colazione! Beh, io spero che vi siano piaciuti. Come avete visto, possono sembrare un po' simili come impasto al muffin o al plum cake, ma in realtà ha un sapore più marcato, soprattutto con il limone e con il burro. Questo dolce è legato fortemente al culto di Santa Maria Maddalena, che dopo la morte di Gesù e poi aver dato anche per prima la notizia della sua resurrezione, fece un pellegrinaggio fino in Francia e pare che sia stata la prima evangelizzatrice nel paese francofono. E infatti il dolce richiama molto la forma della conchiglia Saint-Jacques, che è il simbolo cristiano del pellegrinaggio. Il nome Madeleine è anche legato al nome di una famosa pasticcera del XIX secolo che si chiamava appunto Madeleine Paulmier. Ma se sono conosciute in tutto il mondo lo si deve soprattutto ad un grande scrittore, Marcel Proust, che nella sua opera letteraria più famosa, Alla ricerca del tempo perduto, racconta appunto che nel fare la colazione con questa Petite Madeleine i suoi ricordi d'infanzia lo invadono e appunto lo fanno tornare indietro nel tempo. Bene, io spero di avervi fatto cosa gradita. Come avete visto, l'impasto e la realizzazione è abbastanza semplice. Io ho utilizzato quello più classico e poi ci ho aggiunto solo delle gocce di cioccolato per gli altri, ma niente di più. Però voi potete arricchirli con qualsiasi altra cosa, perché possono essere arricchiti con i frutti rossi, possono essere arricchiti con le mandorle, con le nocciole, insomma, veramente a vostra fantasia. E poi, volendo, si possono fare anche salati, ma di quello ne riparleremo un'altra volta. Io vi auguro una buona giornata. Arrivederci a tutti.